ci concediamo una giornata tranquilla, passeggiando lungo le rive del canale che scorre davanti al nostro albergo, osservando la vita di tutti i giorni delle persone del quartiere e cercando di riposare il più possibile, in attesa della partenza per una nuova escursione fuori da Pechino. Questa volta nessun treno veloce, ce la prendiamo con calma. Dedicheremo a questa nuova città 2 giorni pieni. Infatti ci rechiamo alla stazione a notte inoltrata, per arrivare alle prime luci della mattina seguente. Siamo alla stazione di Pechino Feng Tai per prendere il treno per andare a Datong, dove visiteremo le grotte di Yungang e il tempio sospeso di Hengshan. Anna Maria e Dimitri sono andati a prendere qualche snack da mangiare lungo il viaggio. È giunta l'ora, saliamo sul nostro treno notturno e partiamo. Giudicate voi stessi se ne valsa la pena. Siamo arrivati a Datong e abbiamo trascorso la notte nel treno notturno, anche abbastanza comodo, abbastanza pulito, quello sì, e siamo arrivati prestino la mattina, sono le 7 praticamente, e Dimitri si è fermato a fare colazione in questo ristorante. Abbiamo già contrattato il taxi, insomma la macchina che ci porta in giornata sia al tempio che alle grotte, e quindi adesso ci sta aspettando qui fuori mentre Dimitri fa colazione. Il tempio è lontano circa 77-80 km da Datong, e il prezzo che abbiamo contrattato è 310 yuan per tutta la giornata, quindi ci aspetta e poi ci porta alle grotte, ci aspetta alle grotte e poi ci riporta qui in centro. Sono le 7 di mattina e Dimitri riesce a ingoiarsi questa roba che io forse a cena potrei prendere. Buoni? No. Buoni? Sono cagati. Allora, dopo aver fatto un'ottantina di chilometri in taxi con l'autista spericolato, siamo arrivati al tempio sospeso. Quanto è costato? 115, sì, 116 a testa, 116 yuan più 20 di navetta, va bene, poi c'è da fare un pezzo a piedi e lassù si inizia a vedere il tempio. Non ho mai visto, questo è bellissimo. Anche quello là. Madonna, bello. Il panorama intorno è comunque notevole, con queste altissime rocce. A parte oggi siamo fortunati, c'è un bel cielo azzurro e ci avviciniamo al tempio sospeso. Fa un po' paura, Questo tempio è stato costruito durante la dinastia Wei nel 491 d.C. e ha in sé simboli delle 3 maggiori religioni cinesi: il buddismo, il taoismo e il confucianesimo.
Andiamo a fare la fila Fai la salita. per la salita al tempio. Per salire al tempio ci sarà una fila di almeno 20 minuti, se non una mezz'oretta abbondante, e poi su c'è un sacco di gente. Saremo abbastanza pressati, sì. Attenzione al capo, scalini drittissimi e stichi passi. È un bel bordello, eh? E siamo tutti fermi in coda. E si deve fare questo percorso, siamo obbligati a aspettare quello che fanno quell'altri. Sarebbe da fare in inverno quando non c'è nessuno, non lo so, però forse un po' meno gente. Qui tra l'altro siamo in un punto dove non c'è nemmeno il parapetto. Sono proprio messi bloccati. Per vedere, no? Il parapetto è veramente a altezza di ginocchio Non si può entrare infinito. e traballa un po'. Allora, devo dire che fare questo percorso così in alto è abbastanza impressionante e una bella prova di coraggio, perché non è che hai punti d'appoggio, parapetti, se ogni tanto c'è qualche colonna ci si tiene alle colonne, ma effettivamente il parapetto è bassissimo e la via è stretta, quindi si va con molta cautela. Tant'è vero che i ragazzi davanti a me fanno veramente quasi a gattoni, perché siamo a un'altezza veramente considerevole. Siamo usciti nella parte più paurosa. Bello? Stressantissimo. No, Stressantissimo. alla fine non era niente di... Ci si avvia verso l'uscita, da dove siamo entrati. È un percorso, insomma, dura una ventina di minuti tra tutto, perché la gente si ferma a fare le foto e siccome è un percorso obbligato, allora dura così tanto, se no sarebbe un percorsino da 10 minuti. Paurosetto, in alcuni tratti al limite del pericoloso, però vale la pena, ne vale la pena, perché è veramente stupendo. Teoricamente ci sarebbe altre cose da visitare, però è 10 a mezzogiorno e quindi si è deciso di andare direttamente verso le grotte senza fare tutto il percorso della valle qui, questa qua, che arriva fino a un altro monastero che è quello lassù. Però noi abbiamo deciso di non farlo.
alle grotte di Yungang, e le grotte dove da quanto dicono c'è 51.000 statue del Buddha scavate nelle rocce, e è l'ora di pranzo e quindi bisogna trovare anche qualcosa da mangiare. Il nostro autista ha sempre una fretta tremenda, ci scende dalla macchina, a corsa, bisogna andare, e ci porta all'ingresso, ma se noi si volesse mangiare qualche cosa si muore, cioè è vero che lui in realtà ci aspetta fino a che non abbiamo finito, quindi prima si finisce, prima torna a casa, e quindi prima riscuote e probabilmente riesce a fare anche qualche altro giro con altri turisti, però cavolo, dacci un attimino tregua. Comunque, detto questo, questa è la porta dell'ingresso al parco, e invece qua c'è proprio le biglietterie. Dentro a questo cortile ci sono le biglietterie e quindi l'ingresso al sito vero e proprio. Hanno fatto anche il lampadario a tema, eccolo qua. Vai, questo è l'ingresso, si entra, non ci si pensa più. Iniziamo il percorso delle grotte. Anche qui è una fiumana di gente. Grotta. Quelle che si sono incontrate per adesso erano rovinate, ma anche questa non mi sembra in buonissime condizioni. C'è un Buddha dentro. Una grotta a 3 finestre a 2 piani. Andiamo a vedere come sono dentro. C'è un percorso dentro, poi all'ombra perlomeno. Vediamo se si riesce a vedere qualcosa, senza flash ovviamente. Il percorso si snoda anche tutto sopra alla collina, ma noi andremo, penso, a visitare solo la parte centrale, perché è già tardi. Dimitri all'8 deve prendere il treno per tornare a Pechino e noi bisogna andare in albergo a Datong. Tutti i Buddha sono molto rovinati, quei pochi che sono visibili e sono le attrazioni principali sono in parte rifatti. Qui c'erano tante nicchie che portavano le immagini del Buddha e il Buddha. Questa è la sala principale, dove ci sono tutti i Buddha, una delle sale principali, tutti i Buddha colorati. C'è anche qualche affresco, diciamo che questa è la parte più bella per ora. E infatti è quella più piena di gente. Ma sarebbe anche bello, ma con tutta questa gente, ma che vedi? Gli spintoni vedi?
Present. Voglio una foto insieme a loro. Allora, io per oggi la chiuderei qui con le grotte almeno. Ora vediamo se dopo cena andremo sulle mura di Datong, però ora c'è qui alle grotte di Yungang per l'appunto si è preso una gita di studenti, praticamente una scuola intera, saranno 600 ragazzi, e un pellegrinaggio apostolico di anziani, e quindi non è più, cioè non si riesce a vedere niente, ti spingano da tutte le parti. Many tic-tacs later. Ma se sono dolci, beh, noi continuiamo a girovagare per la città di notte per raggiungere la porta est, che è da lì che forse si riesce a salire sulle mura, e poi andremo in hotel che fra un'oretta chiude e non so se ci si fa a rientrare. È una guest house più che un hotel, insomma, molto carino. Ho trovato al volo su trip.com a 35 euro a notte, ma molto carino, assolutamente tutto nuovo. Niente, purtroppo non siamo riusciti a salire sulle mura di notte, forse ci si riprova domani di giorno, ma non sarà la stessa cosa. Adesso ce ne torniamo in hotel. Day 2. Allora, stamani siamo a giro con per Datong. Dopo la serata di ieri abbiamo fatto una bella dormita nel nostro hotel guest house carino. La colazione non è stata tanto soddisfacente perché era solo cinese, quindi ora siamo prima di tutto alla ricerca di un caffè e poi andremo a vedere un po' di siti, tipo questa pagoda che abbiamo qui davanti, e poi avremo il treno per tornare a Pechino verso le 5:30, verso le 5:30, sì. E quindi ci sarà, diciamo, tutta la giornata per visitare Datong. Allora, questa che vediamo invece è la residenza del principe Dai. Datong è stata capitale di un regno, non dell'impero, del regno del nord-ovest, e questa qui era la residenza, diciamo, del re, del principe in questo caso. Mezza in ristrutturazione, quindi credo non si possa visitare se non una piccola parte. Andiamo a vedere. In questo caso c'è una disposizione strana dei leoni a guardia degli ingressi, perché normalmente sono un maschio e una femmina, il maschio a destra, la femmina a sinistra, il maschio con una palla sotto la zampa e la femmina invece con un cucciolo sotto la zampa. Qui sono a coppia, 2 a 2, quindi c'è 2 femmine e 2 maschi. Sembra si possa entrare. Che facciamo noi?
ci si perde un sacco di tempo. Preferisco andare a vedere. Sì, va bene, skippiamo questa parte, andiamo ai 9 draghi e poi proseguiamo il nostro giro perché ci sono dei templi importanti, tra i quali uno famosissimo, il Fahuabo, una cosa del genere, che è uno dei più antichi della regione sicuramente. Questo è l'ingresso del muro 9 draghi. Andiamo a vedere quanto costa il biglietto. Allora, il biglietto dovrebbe essere gratuito, quindi se uno invece vuole la guida, quella la si paga ovviamente, e costicchia anche. E questo qua è il muro dei 9 draghi. Che si prosegue il nostro giro della città e andiamo a vedere 1 minute 37 seconds later. siamo diretti al Phahua Temple. Intanto stiamo costeggiando una chiesa cattolica. È bellino, vedi? Questo mi immagino le rimetteranno tutte a posto. Qui sono rimasti proprio i vecchi Utong, quelli proprio come erano prima che iniziassero tutti i lavori di ammodernamento. E questa è la chiesa. Andiamo a vedere dentro com'è. Allora, proseguiamo il giro verso Phahua Temple, che è quello laggiù. Comunque in ogni strada, in ogni posto c'è lavori di ristrutturazione pesanti in corso che renderanno la città molto molto attrattiva per i turisti. Poi invece la periferia, che ora vi faccio vedere, la periferia, cioè fuori dalle mura di cinta, ecco, è quella laggiù, che invece è veramente un alveare, un formicaio. Ed eccoci arrivati al Phahua Temple. Ora si entra. Dentro non ci aspettiamo niente di diverso da un altro tempio qualsiasi, però allora si entra a destra e si esce a sinistra. Allora, credo che per quanto si possa girare è gratuito e quindi questa cosa è molto interessante. Vabbè, camminando si arriva alla stupa. Io penso questo sia l'edificio principale. Allora, usciti dal Phahua Temple, ora ci si dirige verso il Confucian Temple e ci si avvia piano piano verso la porta sud per salire poi alla fine sulle mura. Sì, stanno approntando una città tutto turismo, cioè la cosa bellissima è che nelle foto che mettono sono tutti occidentali, cioè le persone sono tutte occidentali, non c'è un cinese a pagarlo. Però ecco, vogliono fare una cosa del genere
città. Nelle vicinanze ci sono il tempio sospeso, le grotte. Sì, ma le vogliono fare una sculture. cosa più a livello di giovani, per il divertimento per i giovani. Ora, ai giovani sì, a volte gli importa qualcosa andare a vedere le grotte, ma a volte non ne frega proprio niente. E preferiscono avere locali piuttosto che luoghi instagrammabili, e qui ce ne sono a bizzeffe. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. Io non so se qualcuno li riconoscerà questi personaggi, ma la città è completamente rivestita da questi murales. In ogni quartiere c'è murales, statue di queste cose qui che sono anche carine. Yeah, kinda hate myself. Fire and Rescue. Questo qui è proprio propaganda anni 50. Bellissimo sto murales. Lose you. I'm gonna lose it. E alla fine siamo riusciti a trovare il tempio di Confucio, la scuola di confucianesimo, e adesso si entra e si guarda un po' com'è dentro. Andiamo alla biglietteria. Beh, in generale non differisce molto da altri templi. Differisce parecchio il gratis. Ah vabbè, a parte il fatto che è gratis, però qui a Datonga si sono trovati tutti gratis, non se ne è pagato nemmeno uno. Poi noi siamo entrati solo quelli dove era gratis, però se ne sono visti, dai. Che pace qui, eh? Sì. Lui è il padrone di casa, come dice Anna Maria, il famoso filosofo Confucio, scrittore, poeta. In questo tempio di Confucio io personalmente ci sarei rimasto un po' di più, perché c'è una pace, cioè le panchinine all'ombra, non c'è nessuno, sta bene. Però siamo molto di corsa, perché abbiamo preso il treno, abbiamo prenotato il treno alle 5:30, quindi verso le 4 e qualcosa bisogna prendere un Didi, speriamo di farcela a prenderlo e andare alla stazione. Ok, siamo giunti alla Torre del Tamburo, adesso noi proseguiamo oltre e ci incamminiamo verso la moschea. Come si chiama, Anna Maria? Lao-Ku Square. Alla destra c'è la moschea di Datong. Questi sarebbero minareti, non sono altissimi, però in stile cinese, che comunque nel nord-ovest della Cina c'è una forte minoranza musulmana e quindi anche in Cina ci sono giustamente le moschee. Questo è l'ingresso, non so se potremo entrare, magari ci si affaccia e basta. È un classico tempio cinese, ma come si può notare le scritte giustamente delle preghiere sono tutte in arabo. 5 minutes later. Questo è il Chunyang Palace, ci sono i soliti draghi, i soliti leoni, è praticamente un palazzo, un tempio, io li chiamo tutti templi, ma vediamo se inciampo. Taoista, bello, bello.
Siamo sempre all'interno del tempio e c'è questo giardino. Ora la piscina è un po' vuota, un po' lurida, però bellino. Tempio taoista, sì, ci ha convinto. Qui si attraversa il ponticino, a Zigo Zago c'era un mago. A little longer than a few minutes later. Oh, in dove è durian? Io mi butto. Oh, va, buttati. Allora, Anna Maria vuole provare il durian, io la lascio entrare, gli faccio prendere il durian e poi si vede. Porzione minima sono 300 grammi, 55 yuan, adesso si assaggia, secondo me non ci piace. Ok. Io ho mangiato di peggio nella vita. La consistenza è... E non saprei farla assomigliare a qualcosa. è buono. E l'odore è lì per lì da noia. Sì, non fa schifo. No. È anche dolce. Siamo riusciti a trovare ancora la grande pagoda. Si vede da lontano sempre, ma non riusciamo mai a raggiungerla. Qui c'è la biglietteria del tempio. Vai, andiamo a vedere quanto costa il biglietto. Se costa troppo non si entra. Insomma, l'importanza di un monumento si riconosce anche da quante ragazze in costume si trovano. E qui ce ne sono tante, quindi deve essere importante. Poi si è pagato 50 yuan a testa e quindi... Allora, siamo entrati dentro a Luoyang Monastery, praticamente è un monastero, non è un tempio, ci sono le ragazze in costume. Gli edifici più importanti, a differenza di quanto troviamo a Pechino, qui non sono molto colorati, sono più tendenti al legno scuro. Questa è la grande sala del Buddha, bello. Questo monastero è bello. Meritava i 50 yuan, peccato abbiamo poco tempo perché si poteva rimanere di più, ma va bene così. Epilogue. Salutiamo Datong con il rammarico di non aver potuto vedere tutto quello che avremmo voluto, ma il tempo stringe. Nel prossimo episodio, infatti, vedrete gli ultimi giorni di questa nostra terza avventura in Cina. Allora, per oggi abbiamo finito i nostri giri. Abbiamo visitato praticamente tutta Datong, meno che non siamo saliti sulle mura. Peccato, magari se ci sarà occasione si torna un'altra volta e si fa solo le mura, no, tutto intorno. E quindi niente, adesso chiamiamo un Didi, bisogna attraversare la strada, chiamiamo un Didi, andiamo alla stazione e cerchiamo anche di ricaricare tutti i nostri apparecchi perché stanotte non abbiamo potuto farlo perché le prese nell'albergo erano tutte solo cinesi. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video lasciateci un like e un commento, iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare la campanellina per non perdervi tutte le prossime avventure. Alla prossima! Stazione nord di Pechino, anche questa di Datong. Io sono già a Pechino. Andiamo a prendere qualcosa da bere e da sgranocchiare in treno. Ma si può mangiare in treno? Oh sì.